Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Abbiamo visto in un video precedente l'importanza di scegliere il pick-up giusto in base alle vostre esigenze, in base in pratica a quello che volete utilizzare come vettura, se una vettura da rally, se una vettura da pista e soprattutto anche in base al proprio stile di guida. Se ve lo siete persi vi metto comunque il link in descrizione. Una cosa che sicuramente va detta una volta scelta la tipologia del pick-up preferita è fondamentale scegliere anche la marca adeguata per dare ancora più scorrevolezza alla vostra slot car. Qui sul mio tavolo ci sono una serie di sacchettini perché vado a presentarvi i pick-up della Hannibal Slot Racing Parts, una serie di pick-up che diciamo può accontentare praticamente tutti i gusti. E poi c'è anche un pick-up decisamente particolare che vi vado a svelare però solo fino alla fine. Mi raccomando ragazzi, seguite il video, spostiamoci con la visione dall'alto sul tavolo di Slot Car Tech e andiamo a vedere che cosa ci ha riservato questa volta la Hannibal Slot Racing Parts. E come vi dicevo, Hannibal ci mette a disposizione veramente moltissimi pick-up. In questi sacchettini infatti a 2 sono racchiuse praticamente tutte le tipologie di pick-up che possono soddisfare ogni esigenza di guida. I pick-up vengono venduti in confezione da 2 pezzi, un piccolo sacchettino li va a racchiudere e come si può già vedere anche appunto dalla trasparenza del sacchetto stesso, sono tutti pick-up a vite, quindi non abbiamo il classico pick-up a forchetta, quello che in pratica viene montato di primo montaggio su alcune vetture. Questi sono tutti pick-up di tipo professionale. Un'altra particolarità dei pick-up di casa Hannibal Slot Racing Parts è quella di essere costruiti mediante la stampa 3D, ma ricordiamo ancora una volta, non è la classica stampa 3D a filamento che possiamo ottenere praticamente ciascuno di noi a casa acquistando una stampante 3D, ma sono stampe 3D di tipo professionale, quindi sono stampe a polvere, sono stampe di una certa qualità costruttiva che permettono di costruire tutti i componenti altamente resistenti e praticamente quasi privi di ogni sbavatura. Apriamo quindi tutti questi sacchetti e vediamo quali sono i pick-up a nostra disposizione. Partiamo dal primo dei pick-up. Questo è un classico pick-up a lama tradizionale. Come possiamo notare, la lama infatti non va oltre la parte anteriore del pick-up e spunta solo parzialmente sulla parte posteriore del pick-up stesso. Come abbiamo già detto in precedenza, tutti questi pick-up sono pick-up con lo stelo che necessita di una vite. Come vedete lo stelo è abbastanza pronunciato, quindi è uno stelo alto, perché è così possibile andarlo a tagliare della misura desiderata. Lo possiamo quindi utilizzare sulle vetture da rally con una molla per poterlo far basculare in altezza, oppure possiamo andarlo a tagliare della misura che ci interessa se lo vogliamo andare a posizionare sulle vetture da pista. Ogni pick-up ha poi i classici fori per poter infilare le bandelle di rame e quindi dare corrente al motore, e in aggiunta i 2 forellini per poter andare a mettere i capicorda. Non ha altri fori, quindi non è possibile andare ad inserire dei grani per bloccare i fili all'interno del pick-up, ma come abbiamo già detto anche in altri video, l'inserimento dei semplici capicorda non dà assolutamente nessun tipo di problematica, anzi io utilizzo questo sistema per fissare i cavi all'interno del mio pick-up e devo dire che non si sono mai staccati. Proseguendo con le tipologie di pick-up, abbiamo in pratica un pick-up con una lama leggermente più lunga della precedente, sempre al posteriore, quindi non è un pick-up a lama avanzata. La parte anteriore del pick-up va praticamente a coincidere con la parte anteriore della lama stessa. Anche in questo caso lo stelo non è a forchetta ed è uno stelo lungo. Il terzo pick-up invece che vi faccio vedere ha già anche la lama avanzata nella parte anteriore. Infatti la lama stessa va oltre il fine del pick-up, quindi quando voi andrete ad inserire le spazzole, la lama del pick-up in realtà spunterà ancora di un paio di millimetri rispetto alla fine del pick-up stesso. Anche in questo caso la lama è di tipo medio, quindi spunta leggermente nella parte posteriore, cui una lama leggermente più lunga che però sborda in parti equidistanti sia all'anteriore che al posteriore. L'ultimo pick-up invece è un pick-up con una lama decisamente generosa,
cosa, infatti oltre ad essere un pick up a lama avanzata, quindi a sporgere nella parte anteriore, ha anche una discreta sporgenza nella parte posteriore. Possiamo quindi utilizzare questa tipologia di pick up dove lo slot non è particolarmente stretto e quindi abbiamo bisogno di una sicurezza maggiore, come ad esempio può capitare nelle piste carrera o in alcune piste in legno. Ma sicuramente una bellissima novità che vi voglio far vedere della Hannibal Slot Racing Parts è questa tipologia di pick up. No, non vi spaventate nel vedere questa lama decisamente lunga, perché in realtà questa lama ha delle tacchette che serviranno per darvi l'idea di dove poterlo tagliare. Quindi in realtà questo pick up è un pick up che nasce per essere poi costruito e rifinito in base ai vostri gusti personali. Questo lo possiamo fare sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore. Le tacchette che ci sono sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore ci aiutano sicuramente per andare dritto con il taglio, ma anche per andare a dare una certa lunghezza alla nostra lama, quindi sappiamo esattamente quanto andiamo a tagliare di questa lama del pick up. Questa è una bellissima idea perché spesso ci capita di non poter trovare il pick up che fa proprio al caso nostro, perché magari lo vorremmo con una lama sicuramente avanzata ma non così tanto, oppure una lama avanzata un po' più sporgente, e idem nella parte posteriore. Magari non ci piace avere la lama avanzata ma vorremmo comunque avere una lama del pick up un po' più lunga che ci dia sicurezza, quindi potremo tagliarlo a filo nella parte anteriore e lasciarlo tutto così com'è lungo nella parte posteriore. Insomma, una bella trovata, una bella idea per dare a tutti la possibilità di potersi gestire in base alle proprie esigenze, alle proprie necessità, il pick up. E anche in questo caso va ricordato che lo stelo, che è uno stelo a vite, può essere tagliato e rifinito ulteriormente per andarsi ad adattare a tutte le tipologie di telaio e di vettura, sia che siano vetture da rally sia che siano vetture da pista. Abbiamo quindi visto un prodotto, ragazzi, che è decisamente professionale, ma d'altra parte dalla Hannibal Slot Racing Parts non potevamo non aspettarci che questo, perché va ricordato che tutti i prodotti che vengono costruiti derivano e sono pensati da uno dei piloti più forti che abbiamo in Italia, e tutto questo background di esperienza viene trasferito sui prodotti che mette a disposizione per la preparazione delle vostre slot car. Ragazzi, ancora una volta, se vi è piaciuto il video, se vi sono piaciuti i pick up, se vi piace il contenuto che avete visto, mettete un like, scrivete e commentate se avete qualche domanda, qualche curiosità in merito ai prodotti della Hannibal Slot Racing Parts. Io vi metto il link in descrizione dove poter trovare questi prodotti, e come sempre vi do appuntamento qui sul canale Slot Car Tech per il prossimo video.